caso, perché appunto dopo essermi fatta il viaggio a piedi in Italia ho pubblicato questo libro e mi avevano detto: da donna in Italia non venderai molte copie, e ho voluto ribellarmi a questa affermazione, e quindi ho pensato: perché non farmi di nuovo un viaggio lento? Ho già conosciuto tantissime persone durante il viaggio a piedi, però portandomi dietro i libri, e portarseli dietro a piedi sarebbe stato un po' complicato e anche un po' troppo lungo. Quindi ho pensato alla bicicletta. Ho contattato questi produttori di biciclette di bambù, gli ho proposto questa folle idea e loro mi hanno detto: sì, però ti serve il motore elettrico, perché portarti dietro 60-70 copie del libro c'è una fustigazione se vai soltanto a muscoli. Quindi sono stati carinissimi, mi hanno fatto questa bicicletta di bambù, ci ho messo il carrellino dietro e mi sono fatta altri 6.000 km in bicicletta. Ho venduto tantissime copie del mio libro, ho organizzato più di 80 presentazioni in tutta Italia, e insomma così sono partita con la bici. Una volta arrivata a casa ho detto: boh, ma adesso voglio una bicicletta vera, di quelle in cui si pedala veramente, voglio partire per il giro del mondo. Quindi ho contattato il mitico Bressan, gli ho scritto e gli ho proposto questa idea, e lui mi ha risposto subito esaltatissimo: ma certo, non c'è problema. Mi ha fatto una Terranova e sono partita 3 anni fa da Baveno, sul Lago Maggiore, di dove sono io. Sono andata in Irlanda e lì abita il mio ragazzo, insieme siamo andati sempre in bicicletta fino al sud dell'Inghilterra, e l'idea era di fare il giro del mondo in bicicletta e barca a vela. Quindi ho trovato un veliero che mi ha portato dal sud dell'Inghilterra al Portogallo, poi da lì ho pedalato fino in Spagna, ho trovato un altro veliero che ci ha portato fino in Guyana francese, ha attraversato l'Atlantico, e poi dalla Guyana francese ho pedalato fino in Patagonia, e quest'anno mi sono fatta il Nord America, dalla California alla Louisiana, tutta la Bassa California. Assolutamente a caso. Sì, boh, tipo Sud America non sapevo che sarei arrivata in Guyana francese, quindi poi sei in Guyana francese dove vai? A nord non puoi andare perché il Venezuela non ci puoi andare. A sud era un casino, comunque il mio migliore amico è boliviano, volevo andare in Bolivia, mi sono ritrovata a pedalare in mezzo all'Amazzonia, che è assolutamente raccomandabile, neanche al mio peggior nemico, insomma. Mi viene una famissima di carboidrati, quindi mi mangio pasta, gran pasta, e la pasta non manca mai, o mi mangio tantissime noodle soup perché sono comode, si fanno in 5 minuti. Uso la trangia per cucinare, mi trovo benissimo, è così semplice, non si rompe mai, va dappertutto. Io vedo tutti questi con le MSR che si rompono sempre, ce n'è sempre una. Questo alcol lo trovi dappertutto e vai alla grande. È l'unica roba che si sporca alle padelle di nero, di stare sempre un po'. Però tipo in questo viaggio in Baja California ho trovato tantissime cozze in mare o vongole, quindi facevo tanti spaghetti con cozze e vongola. Ho un bel rapporto col cibo e bicicletta. Allora, si rifà tutto al discorso che facevamo prima del partire, no? Prima che sei a casa ti fai appunto tutte le pippe mentali: ma riuscirò, ma dove dormirò, ma questo, quell'altro, e sei tanto impaurito che hai addirittura paura della paura, non sai neanche bene di che cosa hai paura. Una volta che parti è come se questa paura fosse un enorme muro di vetro che si infrange in 1000 pezzi quando l'hai affrontata, no? E puoi prendere ogni pezzo di paura per mano e guardarlo e riconoscerla. Quindi adesso io so che ho paura dei cani randaggi, di pedalare in un ponte, robe del genere, no? Quindi le posso guardare e affrontare una per una, ed è una cosa molto più fattibile, perché poi trovi anche dei piccoli tingegni, no? Grandissimo amico, adoro. Infatti questo viaggio l'ho iniziato col mio ragazzo e poi
sono andata via da sola. No, mi dispiace dirlo, però a parte che comunque voglio scrivere dei libri sui miei viaggi e essendo in due riesco a raccogliere molte meno storie perché conosci più persone quando sei da solo, quindi il bello di viaggiare da soli è proprio che innanzitutto puoi decidere te ogni giorno senza scendere a compromessi con nessuno cosa fare, dove andare, quanto tempo fermarti, eccetera eccetera. Se sei in giro da solo la gente è sempre incuriosita, mai viene lì e ti parla, se già ti vede in due cambia il discorso. Quindi assolutamente da sola tutta la vita. Poi penso che il vantaggio di trovarsi bene con se stessi, di poter stare da sole e piacersi, in quel senso lì ti dà il vantaggio di poter scegliere la compagnia che vuoi, perché non hai la necessità di averla ma hai la voglia di averla, quindi ti rende super potente, super power. Io ho sempre scritto diari di viaggio, sempre fatto. Da quando ho fatto l'Italia a piedi ho aperto un blog, ma più che altro per essere un po' più credibile, no? Perché se ospiti una sconosciuta per caso e quantomeno c'hai un blog, ti dicono vabbè ok, sta facendo un progetto, non è una randaggia e ti ospitano più volentieri. Quindi è nato tutto semplicemente da lì e su questo blog poi scrivevo quello che mi succedeva. Poi un editore mi ha contattato, ma vuoi scrivere un libro? E quindi da lì è nato un po' tutto il discorso di condivisione. E ti dico che alla fine se qualcuno si legge il mio libro e poi mi contatta e mi dice guarda sei stata la molla per me per lasciare il lavoro e partire, ok, già mi sento di aver fatto qualcosa di positivo nella vita, va bene così. Probabilmente in Patagonia l'anno scorso, perché c'era una montagna e c'erano un sacco di horsefly, tipo tafani, ma tantissime nuvole, no? E siccome era in salita non è che puoi andare e lasciarteli dietro, quindi sei lì che stai pedalando come un dannato con questa nuvola di tafani e non sai più cosa fare, mi sono messa a piangere, a urlare, mi sono fermata al lato della strada, crisi di nervi. E poi sono andata avanti molto zen e anche da lì, anche da quello impari, però sì, ovviamente impari da tutto, no? Tutte le cose negative che ti capitano, che veramente sono comunque pochissime, però impari come reagire, no? All'inizio impazzisci e poi diventi zen e vai. Lo specchietto. Assolutamente sì, cioè adesso l'ho tolto perché l'ho regalato a una mia amica, ho ispirato una ragazza a partire che è venuta in Messico ed è partita e sta facendo tutto Messico e Sud America e le ho dato il mio specchietto, quindi adesso sono lì che pedalo e continuo a guardare, non c'è niente, però per me salva vita veramente perché sei sempre lì, senti il rumore, non sai da dove arriva, guardi lì, sai già come reagire, insomma, quindi sì. Il lock, come si dice in italiano il lock? Il locchetto è la cosa che odio di più perché è pesantissimo, non lo uso quasi mai alla fine, perché quando c'hai le borse, bene o male, non è che lasci la bici lì e vai a fare la spesa, perché comunque non puoi. Quindi bene o male chiedi a qualcuno di guardarti la bicicletta mentre vai. Di notte ce l'hai sempre di fianco alla tenda, però comunque ti serve, no? E ti porti dietro sto mattone di roba inutile che non lo uso quasi mai. Di leggersi i miei libri. No, è vero, ci sono Welcome Out Italia e Mondo Nauta e sono tutti due libri di viaggio che parlano della mia esperienza in Italia a piedi e di un viaggio che ho fatto dall'Asia alla Finlandia via terra.